Ciao ragazzi, oggi Angie è in compagnia della Pan America dell'Harley, la prima volta che fanno una moto così e devo dirvi che dal vivo rende veramente giustizia a questo muso che lo so che in video probabilmente sembrerà brutto, ha un 3/4 molto pieno, massiccio, è proprio figa. Questo motore è il Revolution Max che è completamente rifatto, questo motore è completamente diverso da quello che potreste immaginare che possa essere un Harley. Per farvi capire comunque di quanto questo progetto è già valido, vi dico che come principali difetti posso sentire il calore elevato nella zona delle caviglie e al semaforo l'ho sentito che saliva un po' dal collettore. Gli manca il quick shift, non ha i tasti retroilluminati ed è un peccato perché il cruscotto è completissimo, le sospensioni sono show a semiattive e hanno un ottimo controllo, veramente un gran bel controllo, così come mi piace tantissimo la frenata. Dimenticatevi i vecchi cambi Harley, non fa clonk, è soltanto lievemente contrastato rispetto ad altre competitor, ma è comunque un ottimo cambio, è svelto, la frizione è un burro, e per dimostrarvelo vi faccio vedere che con un dito anche la potete utilizzare. Riparo aerodinamico ottimo, meglio anche di altre competitor. Vi dico, questi piccoli appunti l'avrebbero resa, sicuramente la renderanno con un prossimo aggiornamento assolutamente all'altezza delle altre. Le manca un pochino, secondo me, poco poco. Volevo farvi vedere un'altra cosa, il cavalletto è un po' una posizione che sicuramente poi ci si farà l'abitudine, ma è un po' messo in una posizione che io non riesco ad arrivarci, vedete? E anche prima per metterlo è un po' difficoltoso. Vedete, anche quando partite non vibra tanto. Tanto tempo che volevo portare un Harley sul mio canale e oggi, grazie a Massimo e Enrico di Harley Genova in via del Commercio, guardate che bel regalo che hanno fatto a tutti voi del canale, che potete vedere anche un Harley. Grazie a loro non hanno esitato, ci eravamo conosciuti tanti anni fa, ma non si ricordavano, giustamente, perché passati tanti anni da quando ho provato Harley, ma qua dai primi metri si sente subito che non c'entra niente con le custom. Questa moto qua è tutta nuova a partire dal motore 1250, motore a fasatura variabile, eroga 150 cavalli. Tra l'altro guardate che bello, lo possiamo provare finalmente, una vera prova fuori dalla città, in una strada che non trafficata, che questa strada qua però non mette in luce le sue vere doti, perché le sto già guidando da un po' di chilometri e le ho già capite subito le sue vere doti. Non ci vuole tanto quando poi provi un po' provi tante moto da tanti anni, non è soltanto per il canale ovviamente, è una vita che provo moto, ci vuole moltissimo a capire le peculiarità di una moto, e le peculiarità di questa moto ho letto cose assolutamente vere, non ho letto tanto di questa moto, ma le cose che ho letto sono appunto vere. Le sue caratteristiche sono il viaggio e le curve a medio ampio raggio, questo ve lo posso già dire, e soprattutto la guida di questa moto è che è alla ricerca di una guida un po' da Harley. Certo, qua siamo rialzati, la sella è abbastanza altina, ma in questa versione è posizionata nella sua posizione più bassa, o dovrebbe essere 85 cm da terra. Io avevo un po' paura delle dimensioni perché comunque il peso, questa è la versione con le semiattive, il peso è di 252 kg in ordine di marcia, ma ragazzi è un Harley e il baricentro è molto basso, comunque anche per la categoria di moto, vi dico che il baricentro di questa moto è molto basso, anche muoverla dal cavalletto non mi ha dato difficoltà. Che cos'altro vi posso dire intanto che aspettiamo che questo semaforo, direi fondamentalmente inutile, diventi verde? Vi posso dire che da fermo c'è la variazione di altezza e quindi la moto si abbassa, e guardate come tocco bene in terra, comunque tocco molto bene in terra, vedete? Questa qua è una moto che mi ha stupito da questo punto di vista, perché non credevo di toccare così bene. Oggi è una giornata piuttosto calda, ci sono 27 gradi
e ora da fermo un po' di calore sì, sale parecchio dal cilindro posteriore, questo V65, il calore sale parecchio. Il control, tenete premuto come sul multistrada e frena da sola. Dashboard molto completo, non ci ho smanettato tanto ma è abbastanza intuitivo e molto completo. Purtroppo mancano i tasti retroilluminati, me li sarei aspettati. Vibrazioni, è un motore da corsa lunga, vibrazioni molto poche, a patto che girate in basso, e questo motore qua gira in basso. È un motore a fasatura variabile, quindi può andare su a 9000, ma è comunque un Harley, cioè il bilanciamento è piacevole, paciosa, una posizione in sella molto ergonomica, ben studiata. Avevo paura che si sarebbe sentito il ritardo della fasatura, come sulla multistrada che era fasatura variabile il 2015, non mi ricordo. Ho odiato quel modello lì che ho avuto, ma ho rischiato anche, era quasi, per me era pericoloso, perché in molte occasioni di sorpasso dove con qualsiasi moto avuta tu sai che acceleri e passi, quella ci metteva un attimo, questa non fa così, è molto più diretta. Vi dicevo che la posizione in sella è ben studiata, c'è solo una cosa che mi dà un po' fastidio, non so se è una particolarità mia o potrebbe dare fastidio un po' a tutti. Vedete come gira anche queste curve molto strette, questa strada molto stretta, gira a rotonda, non ti viene per niente voglia, si sente il peso che ha bisogno di coricarsi, di scendere da sola, non è una moto da forzare. Ha un po' di on-off che mi dà fastidio. Vi stavo dicendo la particolarità della guida che mi dà un po' fastidio, ne arriva sulle caviglie, è questa parte della sella, questa parte qua, e vi scontra un po', sì, proprio lì. Peccato perché la sella è comodissima, è veramente comoda, ed è accompagnata da delle sospensioni Showa che sono altrettanto ben calibrate. Ha una semiattiva che mi piace, non sento alcuno scompenso fra anteriore e posteriore, si sentono che sono sospensioni di gran qualità, lavorano molto bene. La sto provando in mappatura road perché secondo me è la sua mappatura, non vedo perché dovrei usarla nella mappatura sport. L'ho già provata e non mi dà niente di più. I cavalli quelli sono, già così c'è un po' di risposta leggermente brusca al primo richiamo del gas, non mi viene per niente da guidarla in modo aggressivo, questa moto è molto piacevole, ha un bel carattere. La moto ha un bel carattere, le pedane sono molto centrate e non riesco a dargli gran carico, sono molto sulla schiena come peso. Ma questo è una moto che veramente gira praticamente da sola, voi l'accompagnate. Adesso voglio provare a entrare leggermente frenato, a vedere se ho di effetto caduta. No, qua non ci riesco. Ma è rotondissima, rotondissima. Le sospensioni sono, direi, mi sembrano un po' simili a delle VP queste sospensioni. A livello di scorrevolezza sono migliori del multistrada con le Marzocchi, non sono mi fanno impazzire, come sono, non tanto l'affondamento, questa ha 190 mm di escursione, e non tanto come affondamento ma come secchezza, queste sono più controllate, sono più fluide, non è il problema di affondamento di quanto affondano. Il progetto Harley è partito da un foglio bianco e volevano creare essenzialmente una moto da viaggio e ci sono riusciti. È una moto calda comunque, è una moto abbastanza calda. Il termometro segna 29 gradi, ma secondo me è un po' falsato da lei stessa. Secondo me siamo più sui 27. Un po' di vibrazioni arrivano in apertura sui 4000 giri. Allora, non ha delle vibrazioni iper piacevoli da Harley Custom come mi ricordavo, perché appunto si sente che è un motore più moderno, ma dalla corsa lunga, e quindi non mi invita, sì lo fa, ma il suo bello secondo me sono fra i 2005 e i 4,5.
poi alla ripresa del gas in mano sui 2000 si ha un pochino di strappo. Purtroppo non è dotata di quick shift neanche come optional. Allora io mi dovevo fermare prima in teoria, ma non è una moto che si può guidare così poco, è una moto che merita di essere guidata di più e quindi andrò avanti perché la voglio guidare su una strada un po' più aperta. Vorrei anche capire che sto andando troppo, sì ci arrivo anche a 50, 60, 70, 80 qui, ma vorrei capire per un po' più a lungo com'è la protezione aerodinamica. Mi sembra comunque molto buona. Beh, comunque per essere una prima posso già dirvi che il progetto è assolutamente un progetto riuscito bene. Ha delle caratteristiche sue e a me piace. Poi io non so quanto venderà, io posso parlare per Genova perché l'ho chiesto per curiosità e hanno venduto abbastanza. A me piace le marche che non scimmiottano nessuno. Cioè loro hanno fatto questa moto qua senza cercare la moda del GS, senza seguire le performance per forza, oddio 150 cavalli, ma 150 cavalli Harley. No, comunque hanno mantenuto, secondo me, io adesso non sono un esperto, sicuramente potranno esserci harleisti che scriveranno qualsiasi cosa sul canale e mi smentiranno, ma questo qua comunque è certo un motore moderno, ma mantiene comunque le caratteristiche dei motori Harley. Allora, ai piedi ragazzi arriva tanto caldo, piedi e caviglie hanno tanto calore addosso e adesso io non so dirvi è un problema, ma lo metto un pochino fra i difetti di questa moto perché non è una giornata particolarmente calda. È vero che non sto andando abbastanza veloce per potervi dire poi in viaggio non dà problemi, ma è anche vero che non ci sono 35 gradi oggi, quindi parliamone. Una buona protezione dall'aria, sento l'aria che mi arriva un pochino addosso sulle braccia, ma la testa è molto riparata e sono a 70 all'ora, quindi non capisco, ma non ho turbolenze, non ho turbolenze sulla testa, quindi questa è una cosa, ragazzi, non la riscontro su tutte le moto turistiche. Dà idea di stabilità, di gran stabilità, dà molta fiducia, non richiede gran periodo di adattamento e il calore sulle caviglie, quello ragazzi sì, c'è anche a 70, 80 e anche se l'aria qua è più fresca. Sospensioni controllate bene, avete visto quella buca come l'ha incassata bene. Questi sono i suoi giri dove iniziano anche un po' di vibrazioni, ragazzi, è a corsa lunga questo bicilindrico. Il movimento in sella si permette di muoverti bene. Posso fare anche di quarta. Sì, posso starci dentro anche in quarta perché è bella coppiosa. Più alti secondo me troveranno le pedane un po' molto vicine al piano di seduta, ma i più alti adotteranno la sella in posizione più alta. Allora comunica sicurezza sicuramente, è una bella coppia, non è una fionda, non richiede sforzo, scende da sola. Facciamola di terza, ma può stare anche in quarta su queste curve. Cambio non ve ne ho parlato, mi piace, è un pochino contrastato ma è preciso. Ah, ecco, adesso ho messo il cupolino in posizione bassa, così finalmente non mi dà più fastidio. Abbiamo un ipotetico regime autostradale, fossero 4000, un pochino di vibrazione alle pedane, manubrio non arriva, sella neanche, 4005 sarà un pochino alle pedane, poco poco. Comunque lo vedete per strada, il suo regime è sui 2005, 4,5. Ha una progressione comunque che non mette in difficoltà, ragazzi non ve la guido in città perché oggettivamente sì, si può fare, ma non mi sembra proprio la classica moto. Voi mi direte, tu lo fai con di strada. Allora se siamo a 80, 2005 vuol dire che a 160 sei a 5000 giri. Quindi sì, sui 4,5 regime stimato che vi ho dato giusto. Ma
voi direte perché non stai andando di più? Perché questo qua secondo me è il ritmo che ha questa moto, è il piacere. Io con questa moto farei volentieri dei viaggi. È un motore che, dirvi che motore mi ricorda, ma io ho sentito qualche paragone. Tanto vi volevo dire che comunque è bella stretta fra le gambe. Non so dirvi che motore mi ricorda, sinceramente. KTM no. Non lo so, è proprio unico, non ha un vero motore, è molto silenziosa di meccanica. Guardate come è scorrevole queste curve qua, questo raggio sui 60-70 all'ora, sono veramente piacevoli. Ha una bellissima frenata, mi piace più del multistrada, ma d'altronde lì sono le pastiglie, lo sappiamo. E quasi a me non mi interessa in che marcia sono, perché so che tanto comunque mi tira fuori benissimo. Sì, confermo anche che queste sospensioni sono molto belle, sono ben controllate, sono ben smorzate, non hanno un'estensione troppo veloce, non hanno troppa secchezza. Ora era magari giusto provarla su queste curve in sport, vedere quanto cambia. Beh ragazzi, lo so che da questo microfono, ma vi evito le turbolenze con questo microfono, non sentite bene il rumore del motore che purtroppo ragazzi è soffocatissimo. Maledizione all'Euro 5! Ragazzi, mettete un like, iscrivetevi al canale, fatelo, guardate come si vede, è un po' peccato per la foschia, ma guardate come si vede bene oggi Genova. Manubrio largo il giusto, meno male che sono riuscito a abbassarmi, vedete, si regola così. Fate così anche in movimento, sì, senza ammazzarvi, ma ci riuscite anche in movimento. Sì, le turbulenze proprio non ci sono se lo tenete su, siete molto ben riparati. È un motore silenzioso di meccanica che non ha rumore grande di aspirazione, è frenata ben modulabile, si fa tutto con un dito, leggermente più controllate, più secche, ma c'è molta, non sono tanto distanti le sospensioni fra road e sport, e io anzi la preferisco in road. A me sentire un po' di trasferimenti di carico non dispiace quando sono controllati, mi fa sentire bene la moto. Appena si dà un pochino più di gas, quella secchezza del cambio scompare, è soltanto caratteristica dei giri bassi, e direi che questa moto l'ho già capita piuttosto bene. Sì, è molto neutra. Hanno trovato già un ottimo equilibrio, io vi ho segnalato qualche difettuccio che secondo me ha, ma l'ossatura è già riuscita bene alla prima. Peccato non sentire il rumore Harley. Questo è veramente un gran peccato, perché mi piacerebbe. Ragazzi, io direi che la prova può dirsi terminata, perché non ho, direi, appunti da fare, se non che questa è una moto che è un sì, per Angie un sì, è un progetto assolutamente riuscito, e non credevo sinceramente, non pensavo che mi sarebbe piaciuta così. Fra tutte, se mi deve ricordare un pochino di più qualcuna, mi ricorda un po' più BMW, ecco, sì. Però questa è un po' più da guidare. BMW è veramente la moto automatica per eccellenza, questa è un po' più da guidare, ha una gran personalità, un gran carattere. Chi è consigliata questa moto? A chi è consigliata? Beh, sicuramente a chi vuole fare del turismo, meno a chi cerca gran sportività, gli consiglierei di più forse KTM. A un harleyista, come ne parlavamo prima, in concessionaria, come seconda Harley, gambe riparate, ve l'ho detto, ve lo dico ora, e forse sarà perché sono investite dall'aria calda, soprattutto le caviglie ragazzi, le caviglie. Se mi chiedete se la comprerei, non fatemi questa domanda, io sapete che non sono harleyista e avrei dei grossi problemi a cambiare marchio, ma con qualsiasi. Ma no, perché non cambierei il mio multi per questa, perché mi sentirei di perdere determinate cose che io voglio avere. Soprattutto, come sapete, non tanto perché è colpa sua, poverina, ma perché se proprio dovessi cambiare, cambierei per qualcosa con 50, 30, 20 kg in meno. Quindi questi motori qua hanno tutto un altro carattere rispetto a un bicilindrico parallelo. Non sto parlando che deve andare forte o no. Per la prova di questa Harley Davidson Pan America è tutto. Spero di portarvi altri contenuti prossimamente. A presto, ciao da Angie, ciao!